Finalmente di nuovo insieme. Ciao. Benvenuti e ben ritrovati nel nostro canale. Intanto volevamo ringraziarvi per il supporto che ci state dando e abbiamo raggiunto il primo traguardo dei 1000 iscritti, anzi anche superati. E intanto, quindi, per chi invece non lo sapesse ancora, siamo due ragazzi della provincia di Padova e stiamo girando tutta l'Italia per farvi scoprire le nostre meraviglie e quindi scopritele insieme a noi. Oggi faremo un tour diverso dal solito, faremo un ciclo tour, quindi un tour ecosostenibile. Oggi ci troviamo in provincia di Padova e faremo l'anello dei Colli Euganei, che si tratta di uno dei giri più famosi da fare in bicicletta, e partiremo da Monselice ed ora seguiremo l'itinerario E2 e andremo verso est. Questi sono i mezzi che ci porteranno in questa nostra avventura e nei prossimi ciclotour. Questo anello è di circa 64 km di lunghezza e per lo più pianeggiante, quindi fattibile da chiunque. Si dividerà un po' su asfalto e sterrato e appunto vedremo tutto l'aspetto naturalistico e storico di questi posti. Dopo Monselice abbiamo passato Marendole, siamo passati dietro la villa Bruzaccarini e oggi costeggeremo prevalentemente i canali e il canale più importante della zona è il Bisatto. Il Bisatto fu scavato anticamente nel periodo storico che va dal 1143 al 1188 dai Vicentini che erano in guerra con Padova e praticamente volevano privare l'acqua del fiume Battiglione che era indispensabile per la navigazione interna ed esterna della città. Volevamo dirvi che questo percorso è quasi tutto ciclabile. Lungo la strada troverete un'altra villa, la villa di Cabarbaro, risalente all'epoca rinascimentale, situata appunto nella località di Cabarbaro, sotto il comune di Baone. E adesso ritorneremo in sella alle nostre bici e andremo verso est. Volevamo segnalarvi una cosa importante, abbiamo trovato presenza di cestini, quindi non avete scuse di lasciare le vostre cose per terra, anche se l'inciviltà comunque la vediamo anche oggi. Qui ci sono anche delle sbarre dove si può fare un po' di esercizio fisico, un po' di trazione, quindi molto bello, interessante. Cosa molto interessante è che qui troverete un punto d'appoggio per sistemare la bici se avrete dei problemi. Come vedete da questa bellissima cartina, noi siamo partiti quindi da Monselice, adesso abbiamo raggiunto Este, quindi da Monselice a Este sono più o meno 10 km. Este è un'altra città molto importante nella bassa padovana ed è molto importante anche per la movida che c'è durante soprattutto il weekend, e quindi è molto consigliata da venire a visitare
e adesso come prossima tappa sarà Cinto Euganeo. Mancano 3,5 km a Cinto Euganeo. Ora siamo a Lozzo Testino, come vedete c'è un'altra villa molto interessante, la villa di Lando Correr del XVIII secolo, e adesso andremo verso Vo Vecchio di qua. Dovete sapere che i Colli Euganei sono di origine vulcanica e comprendono un centinaio di cime e quella più alta è il Monte Venda con 601 metri. Si trovano al centro della pianura padano-veneta, a sud-ovest di Padova, e sono molto famosi per la produzione di olio e vino e fanno parte del Parco regionale del Veneto, istituito nel 1989 e come il primo parco regionale. Alla mia sinistra potete notare invece i Colli Iberici. Come detto in precedenza, d'ora in poi faremo molti tour ecosostenibili, quindi grazie alle biciclette, e già da tempo noi al posto delle bottiglie in plastica usiamo le borracce termiche. Adesso ci troviamo precisamente a Bastia di Rovolon e siamo davanti alla chiesa. Dopo un pranzo al volo fatto a Vo Euganeo, siamo arrivati alla chiesa di Bastia di Rovolon, abbiamo superato 3 ponti di Teolo, adesso andremo verso Praglia. Continuiamo l'avventura insieme. Arrivati a Praglia, un monumento da vedere assolutamente è l'abbazia di Praglia, appunto. Si tratta di un monastero benedettino fondato nel 1080 d.C. ed è situato nella campagna padovana, sotto il comune di Teolo, dove attualmente ci vivono 49 monaci. Come avete visto dalle clip e detto precedentemente, l'itinerario da seguire è quello delle E2, infatti è molto ben segnalato, quindi è praticamente impossibile perdersi o sbagliare itinerario. Siamo arrivati quasi alla conclusione del nostro ciclo tour e adesso ci troviamo a Battaglia Terme perché abbiamo passato sia Abano che Montegrotto.
Ed ora ci troviamo vicino al castello del Cataio, che si tratta della reggia dei Colli Euganei e è stato costruito nel XVI secolo e adesso ve lo faremo vedere. Siamo arrivati alla fine del nostro ciclotour, quindi vuol dire che siamo arrivati a Monselice e ci mancano pochissimi chilometri per chiudere l'anello dei Colli Euganei che vedete ancora il nostro sfondo. Quindi, cosa dire, è stata una giornata meravigliosa, anche se calda, però è stata una giornata veramente appagante, quindi in mezzo alla natura e tra i monumenti storici. Ripetiamo che la segnaletica è veramente eccezionale, quindi non vi perderete. Seguite sempre il sentiero E2. Esattamente. E per chi arrivasse da città fuori dal Veneto può venire tranquillamente, perché vicino c'è la stazione di Padova dei treni e dei bus e anche la stazione di Monselice, sempre dei bus e dei treni. Infatti è molto comoda. Se volete sostenerci, lasciateci un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Inoltre sui commenti potete pure scriverci che video vorreste vedere nelle prossime puntate e fateci sapere, insomma. E quindi alla prossima avventura. Ciao!